Immaginatevi questa scena. Una giovane madre stringe al petto il suo bambino di 8 mesi, gli ultimi spiccioli in tasca e la preoccupazione negli occhi. È a Firenze, nel quartiere dell'Oltrarno, e sta comprando l'ultima confezione di pannolini con i suoi pochissimi soldi. Cosa succede quando un milionario assiste a questa scena commovente? Ciao, sono Rossana e oggi ti porto una storia di speranza, generosità e seconde opportunità. Il sole di aprile illuminava timidamente le vie acciottolate di Firenze, mentre Chiara camminava velocemente lungo il marciapiede, stringendo al petto il suo bambino di 8 mesi, Leonardo. Le sue scarpe consumate facevano piccoli rumori sul San Pietrino bagnato dalla pioggia della notte precedente. Nei suoi occhi nocciola si rifletteva una determinazione mista a profonda preoccupazione. Shh, piccolo mio, sussurrava al bambino che iniziava a piagnucchiare. Mamma risolverà tutto. Chiara aveva solo 23 anni, ma gli ultimi mesi l'avevano fatta crescere più di quanto avesse mai immaginato. Dopo che Roberto, il padre di Leonardo, era sparito lasciandola sola con un mucchio di debiti, aveva dovuto imparare a cavarsela da sola. Lavorava come cameriera in un piccolo bar del quartiere di Oltrarno, ma lo stipendio a malapena bastava per l'affitto del monolocale e le spese essenziali. Entrò nel supermercato del quartiere, dove andava sempre per la spesa. Il proprietario, il signor Antonio, la conosceva bene e le sorrideva con gentilezza. Chiara prese un carrello piccolo e si diresse verso il reparto per l'infanzia. Leonardo aveva finito i pannolini quella mattina e lei sapeva di dover fare i conti con i suoi ultimi 18 euro. Prese una confezione, guardò il prezzo e sospirò. 17,50 euro. Le rimanevano 50 centesimi per tutto il resto della settimana fino al prossimo stipendio. Mentre si dirigeva verso la cassa, Leonardo iniziò a piangere più forte. Chiara lo cullò dolcemente, canticchiando una ninna nanna che sua madre le cantava da bambina. Alcune persone la guardavano con curiosità, altre con comprensione. Firenze era una città dove il tempo sembrava scorrere in fretta, ma in quel piccolo supermercato di quartiere i ritmi erano più umani e le persone si mostravano più attente le une alle altre. Arrivata alla cassa, aprì il suo portafoglio e contò attentamente le monete. Il cassiere, un ragazzo giovane con gli occhi gentili, aspettò pazientemente mentre lei sistemava i soldi sul bancone. 17,50, disse lui dolcemente. Chiara annuì e stava per pagare quando Leonardo iniziò a piangere disperatamente. Il bambino aveva fame, ma il latte artificiale avrebbe dovuto aspettare. Dietro di lei, in fila, c'era un uomo sulla cinquantina, un cappotto di lana elegante ma non appariscente. I suoi capelli grigi erano pettinati con cura e portava una borsa della spesa piena di prodotti di qualità. Tommaso Lupini, un imprenditore edile di successo, osservava la scena davanti a lui con crescente interesse. Aveva notato Chiara già dal momento in cui era entrata nel supermercato, non per curiosità morbosa, ma perché la determinazione nei suoi gesti gli ricordava sua figlia Giulia quando era giovane e lottava per i suoi sogni. Tommaso aveva costruito la sua fortuna partendo dal nulla e riconosceva nelle persone quella forza silenziosa di chi non si arrende mai, quella resilienza che permette di superare ogni ostacolo. Quando vide Chiara contare attentamente le monete, qualcosa nel suo cuore si mosse. Il pianto del bambino sembrava riempire tutto il negozio e lui notò come la giovane madre cercasse di tranquillizzarlo mentre completava il pagamento. «Scusi», disse Tommaso avvicinandosi delicatamente, «posso aiutarla?» Chiara si voltò sorpresa stringendo istintivamente Leonardo. In una città come Firenze aveva imparato a essere cauta con gli sconosciuti, specialmente quando era sola con il bambino. «Non c'è bisogno, grazie», rispose educatamente ma fermamente. Tommaso sorrise comprensivamente. «Non fraintenda le mie intenzioni. Ho una figlia della sua età e ricordo quanto potesse essere difficile. Mi permetta almeno di aggiungere qualcosa per il bambino». Il cassiere osservava la scena con discrezione, mentre altre persone in fila aspettavano pazientemente. Nel piccolo supermercato di quartiere episodi di solidarietà non erano rari, ma c'era qualcosa di particolare in quella situazione, un'aura di autentica generosità che si percepiva nell'aria. Chiara esitò. L'orgoglio le diceva di rifiutare, ma la realtà pratica le ricordava che aveva solo 50 centesimi per i prossimi giorni. Leonardo continuava a piangere e lei sapeva che aveva bisogno anche del latte. «Non posso accettare», disse infine, la voce leggermente tremula. «Non la conosco nemmeno».
Tommaso comprese la sua reticenza. Mi chiamo Tommaso. E lei? Chiara, rispose lei dopo un momento di esitazione. Piacere, Chiara. E questo piccolo ometto come si chiama? Leonardo, disse lei, e per la prima volta da quando era entrata nel negozio accennò un sorriso stanco ma sincero. Tommaso Lupini prese delicatamente una confezione di latte artificiale dallo scaffale vicino alla cassa e la mise sul bancone insieme ai pannolini di Chiara. Consideri questo un regalo dal nonno, disse con un sorriso genuino. Mia nipote ha la stessa età del suo Leonardo. Fuori dal supermercato il sole di aprile si era fatto più caldo. Chiara, ancora incredula per la gentilezza di quello sconosciuto, si fermò per sistemare Leonardo nel passeggino. Tommaso Lupini, che aveva pagato tutto senza farle vedere l'importo totale, la raggiunse con i suoi acquisti. Grazie davvero, disse Chiara, la voce piena di gratitudine. Non so come ricambiarle. Non deve ricambiare nulla, rispose Tommaso. Posso chiederle dove lavora, se non è indiscrezione? Chiara esitò un momento, poi decise che dopo quello che aveva fatto per lei meritava una risposta onesta. Faccio la cameriera in un bar qui vicino, il Caffè delle Arti. Conosce? Leonardo annuì. Conosceva bene quella zona di Firenze e sapeva che i bar di quartiere spesso lottavano per sopravvivere. È un lavoro onesto e importante, disse. Come va con gli orari? Immagino non sia facile con il piccolo Leonardo. Il proprietario è comprensivo, spiegò Chiara mentre camminavano lentamente. Mi lascia portare Leonardo quando non c'è troppa confusione, ma comunque è difficile. Tommaso osservò il bambino che ora dormiva tranquillo nel passeggino e accennò al padre di Leonardo. Il volto di Chiara si fece più serio. Non c'è più nella nostra vita. È meglio così, creda. Tommaso capì che non doveva indagare oltre, rispettando la sua privacy. Vive qui da molto? Sono nata a Lecce, rispose Chiara, ma sono venuta a Firenze quando ero incinta. Pensavo di trovare più opportunità qui. In parte avevo ragione, ma si fermò, non volendo sembrare che si lamentasse. Firenze può essere dura all'inizio, disse Tommaso comprensivamente. Anche io vengo dal sud, da Bari. Quando arrivai qui 35 anni fa, dormivo in una soffitta di 15 metri quadri. Chiara lo guardò sorpresa. Davvero? Sì, davvero. Avevo 26 anni e un sogno. Aprire la mia attività. Ho fatto il cameriere, il lavapiatti, ho consegnato pizze di notte, tutto quello che serviva per mettere da parte i primi soldi, con grande sacrificio. Mentre parlavano, arrivarono davanti a un piccolo giardino pubblico, dove Chiara spesso portava Leonardo nelle giornate di sole. Tommaso notò come lei guardasse con affetto quel posto semplice ma curato. Le piace questo posto? Chiese. È l'unico spazio verde vicino a casa, spiegò Chiara. A Leonardo piace guardare gli alberi e a me piace sognare che un giorno avremo un giardino tutto nostro, grande e rigoglioso. Tommaso sorrise. I sogni sono importanti, sono il carburante che ci fa andare avanti, la forza che ci spinge a non mollare mai. 2 settimane dopo quell'incontro, Chiara stava servendo i tavoli del Caffè delle Arti quando vide entrare Tommaso. Il cuore le fece un piccolo salto, non sapeva se fosse appropriato salutarlo, considerando che era al lavoro. Lui la vide subito e le sorrise, sedendosi a un tavolino d'angolo. Chiara si avvicinò con il suo miglior sorriso professionale. Buongiorno, cosa desidera? Un espresso, grazie. E come sta il piccolo Leonardo? Bene, grazie per averlo chiesto. È a casa con la signora Elisa, la mia vicina. È molto gentile ad aiutarmi. Mentre gli serviva il caffè, Tommaso osservò con attenzione come Chiara interagiva con gli altri clienti. Era professionale, cortese, attenta ai dettagli. Aveva quella naturalezza nel servizio che non si può imparare, si nasce con quella qualità, un talento innato. Posso parlarle un momento? Quando... Ha una pausa? Le chiese Tommaso quando lei tornò per ritirare la tazzina vuota. Lei annuì, incuriosita, ma anche leggermente preoccupata. 10 minuti dopo si sedette al suo tavolo. Ho una proposta da farle, iniziò Tommaso. Ho alcuni ristoranti in città e sto cercando una persona di fiducia per gestire il servizio in uno di essi. È un posto piccolo ma elegante in zona Santo Spirito. Clientela selezionata, ambiente tranquillo e raffinato. Chiara lo guardò incredula. Ma non mi conosce abbastanza bene per offrirmi un lavoro del genere. La conosco abbastanza, rispose Tommaso con calma. Ho visto come si comporta con suo figlio,
come ha gestito una situazione difficile con dignità esemplare. Ho osservato come lavora qui. È attenta, gentile, professionale. Sono qualità che non si insegnano, ma si possiedono o meno. Chiara sentì gli occhi che si riempivano di lacrime. Non so cosa dire. Lo stipendio sarebbe quasi il doppio di quello che prende qui, continuò Tommaso. E ci sarebbe un asilo nido aziendale dove il piccolo Leonardo potrebbe stare durante i suoi orari di lavoro, proprio qui vicino, comodo e sicuro. Cosa ne pensa? Chiara guardò fuori dalla finestra del bar, verso il piccolo giardino pubblico dove portava Leonardo. Poi guardò Tommaso, quell'uomo che aveva trasformato un momento di difficoltà in una possibilità di cambiamento radicale, un vero angelo custode. «Perché fa tutto questo per me?» chiese dolcemente. Tommaso sorrise. «Perché una volta, tanti anni fa, qualcuno fece lo stesso per me. Un cliente del ristorante dove lavoravo credette in me e mi aiutò ad aprire il mio primo locale. Mi disse: Tommaso, quando avrai successo ricordati di aiutare qualcun altro. È arrivato il momento di mantenere quella promessa e sono felice di poterlo fare con lei». Chiara annuì, asciugandosi una lacrima. «Accetto e grazie per tutto, davvero». 6 mesi dopo, Chiara gestiva con competenza ed eleganza il ristorante Il Giardino Nascosto in zona Santo Spirito. Il piccolo Leonardo cresceva felice nell'asilo del gruppo di ristoranti di Tommaso Lupini e Chiara aveva finalmente trovato quella stabilità che aveva sempre cercato, quella serenità che le era mancata per troppo tempo. Ogni sera, tornando a casa nel loro nuovo appartamento con 2 camere, guardava suo figlio e pensava a come un semplice gesto di gentilezza avesse cambiato le loro vite per sempre, in meglio. Tommaso Lupini spesso passava dal ristorante, non per controllare, ma per vedere come stava la famiglia che aveva deciso di aiutare. E ogni volta sorrideva vedendo Chiara crescere professionalmente e Leonardo diventare un bambino curioso, vivace e felice. La vita, a volte, sa essere generosa con chi non smette mai di credere nel domani e nella forza della solidarietà umana. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime uscite. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.